Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. L'Amanita muscaria è sicuramente il fungo più spettacolare e bello alla vista che potrete mai trovare nel bosco, al quale contribuisce a dare un aspetto fiabesco. Questo fungo infatti si caratterizza per un colore rosso vivo molto intenso, con tonalità che possono variare a seconda della stagione e delle condizioni climatiche, e presenta delle verruche bianche a forma piramidale che sono concentriche lungo di esso. Condividendo lo stesso habitat e periodo di crescita dei porcini, questo viene spesso utilizzato dai cercatori di funghi come un fungo definito fungo spia, ovvero un fungo la cui presenza è indice dell'avvenuta fruttificazione di Boletus, tra cui Edulis, Pinicola, Reticolatus e Aereus. Nonostante questo fungo presenti all'interno della sua famiglia numerose varietà, tra cui la varietà Aureola, la varietà Regalis, la varietà Flavoconia oppure la varietà Alba, è difficilmente confondibile con un altro fungo. Bisogna però tener presente che l'Amanita muscaria in alcune condizioni e ad un occhio inesperto può essere confusa con un'Amanita caesaria, che è considerata un ottimo commestibile a differenza di questo fungo che viene considerato tossico. Questo si verifica quando in particolari condizioni l'Amanita muscaria perde le verruche durante la crescita, e questo può essere dovuto ad agenti atmosferici come la pioggia, oppure le verruche semplicemente possono rimanere ancorate al terreno, e quando la presenza di un sole molto forte va a schiarire il cappello dandogli un colore arancione piuttosto che rosso. Per non incappare quindi in errori di questo tipo basta semplicemente vedere le colore delle lamelle al di sotto del cappello e se queste sono bianche saremo sicuramente in presenza di un'Amanita muscaria, anche perché l'Amanita caesaria le presenta di colore giallo. In quanto tossico questo presenta delle tossine, tra queste ritroviamo la muscarina, comune a tanti tossici del regno fungino, e la bufotenina, che è uno psicotropo. Dovete infatti sapere che questo fungo viene utilizzato da molti come allucinogeno. Inoltre in laboratorio sono state isolate sostanze quali l'acido ibotenico, il muscimolo e il muscazone, che hanno suscitato nei volontari a cui sono state somministrate delle esperienze psichedeliche simili a quelle provocate dallo stesso fungo. Il fatto che sia universalmente conosciuto come il fungo malefico e velenoso per antonomasia non è dovuto comunque alla presenza di queste sostanze chimiche in esse contenuta. Infatti la sua tossicità non è certo tra le più pericolose e drammatiche nel regno fungino, pensiamo ad esempio all'Amanita falloide. Tuttavia deve la sua pessima fama all'uso che ne è stato fatto nella simbologia fiabesca, fumettistica e anche cinematografica. Probabilmente il vero responsabile della brutta nomea di questo fungo è sicuramente Walt Disney. E parlando di velenosità dei funghi bisogna anche ricordare che la percentuale di agenti tossici presenti in una determinata specie può variare da territorio a territorio, da raccolta a raccolta e persino nella medesima raccolta. L'ampiezza delle differenze riscontrabili si colloca infatti in una forbice di valori distanziati in modo nettamente significativo. E questo forse spiega bene perché esistono abitudini alimentari così diverse nel mondo e perché contestualmente esistono episodi di avvelenamento con esito letale e altri con l'instaurarsi di coma irreversibile. Tra l'altro ci sono alcune culture nelle quali per scopi alimentari questa viene consumata dopo averla sottoposta a particolari trattamenti. Per nostra fortuna la legge in Italia considera velenosa l'Amanita muscaria e quindi questo problema per il nostro paese non si pone affatto. Quanto all'uso come sostanza stupefacente, oltre a essere illegale per gli stessi motivi ampiamente illustrati in precedenza, può indurre uno stato di coma e morte da overdose non preventivamente ipotizzabile e quindi controllabile.